Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, eternamente grazie. Grazie per tutto quello che sto leggendo, grazie perché avete avuto la passione e il coraggio di oltrepassare i vostri limiti, i vostri attaccamenti e le vostre paure. Sto leggendo delle mail straordinarie che vorrei leggervi nel frattempo, ma non ce la faccio. Cioè, il lavoro si è triplicato, è incredibile. Stiamo ultimando le cose per le masterclass, tutto per le masterclass. Ragazze mie, ragazzi, ho ricevuto tantissime mail, più di quanto avrei mai immaginato. Abbiamo aggiunto altri 2 posti. Vediamo un po' in questi giorni se riesco a mettere un altro posto, perché vi ho detto, ragazze mie, ragazzi, ho fatto il numero chiuso perché è importante che io vi segua direttamente, cioè non voglio troppe persone perché non riesco, voglio proprio che arrivate al punto, voglio che realizziate quella cosa, cioè vi devo seguire. E quindi, come state già facendo, scrivetemi perché volete fare queste masterclass, perché, scrivetemi in questi giorni perché, vediamo se aggiungo un altro posto, perché veramente sono tantissime le mail. Io vi ringrazio dal profondo dell'anima e anche per chi sta raggiungendo risultati bellissimi grazie alla pratica dei 21 giorni che la trovate sempre qua sotto. La profetica pratica Galeotta fu quella pratica. Quindi ragazze mie, ragazzi, come avete visto, praticando realizzate qualsiasi cosa. Ci vuole pazienza, disciplina, passione e tutto il resto viene da sé. Come disse Arjuna, Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione. Quelli appartengono al Supremo. Che cosa vogliono dire con questo? Che, come dissero a me, quando iniziai con l'estasi sciamanica, lo yoga sciamanico, la mia maestra, che è la sua maestra, poi il suo maestro, e il suo maestro, io disse il suo maestro, il maestro dei maestri, con lo yoga sciamanico non ti è dato sapere come o quando, ma tu quel risultato lo raggiungi. E così è successo a me, continua a accadere a me e quindi io vi porto solo la mia esperienza di successo quotidiano, che non significa essere esenti dal dolore, ma avere gli strumenti per trasmutarlo in un potente alleato. Perché è nell'anima nera, nel contenitore dell'anima nera, che sono custoditi i nostri più grandi talenti, doti e capacità per superare quegli ostacoli che sono vite intere che ci fanno sempre gli stessi su, ragazzi, cioè, sono sempre gli stessi ostacoli. Allora, vogliamo risolvere o no? Cioè, vogliamo superarli o no? Ecco, questo è, ma lo so che migliaia di voi già lo sanno, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Quindi abbiamo fatto in questa settimana tanti lavori, vi sto preparando delle cose bellissime per il canale sempre. E questo, quindi ragazze mie, ragazzi, scrivetemi, c'è la Vittoria, Roberto, Claudio, Maria che stanno come i pazzi in questi giorni. Quindi gli voglio dare anche un po' di tregua veramente. Eh sì, perché sai, il mio ascendente vergine, mi hai fatto quello, controllato, rispondi quello. Quindi devo dare un po' di tregua a loro, un attimo di tregua a me pure. Francesco, mi devo dare una calmata, insomma, perché voglio che tutto sia perfetto, capito? Che nessuno rimanga escluso, che insomma ehm, ce la faremo a farcela qualsiasi cosa, ecco, appunto. Quindi, ragazze mie e ragazzi, partiamo oggi, facciamo anche oggi 2 varianti per vedere cosa accade in questa settimana dal 12 gennaio e dal 12 gennaio fino aspetta, sì, aspetta, quello è il calendario, dal 12 gennaio al 18 gennaio. Quindi faremo 2 varianti. Abbiamo oggi le stelle, prima stella e seconda stella. Vediamo cosa accade, potete sentirle anche entrambe. Vediamo, facciamo la croce celtica, vediamo tutti gli ambiti e poi andiamo ad approfondire l'amore. Vi ricordo, ragazze mie, ragazzi, di guardare l'oroscopo 2026 per ogni segno zodiacale. Qualcuno di voi mi ha chiesto, mi ha detto, giustamente, non hai fatto l'oroscopo per gennaio, Fra? No, non ce l'ho fatta a fare l'oroscopo di gennaio, perché alcuni di voi giustamente volevate le pratiche dell'oroscopo di gennaio. Io ho considerato le pratiche uscite dall'oroscopo 2026, quindi ho considerato gennaio come quello, capito? Come pratica. Le 12 case astrologiche che abbiamo visionato per ogni segno zodiacale nell'oroscopo 2026
contengono quindi la pratica da fare in questo mese e da portare avanti ogni qualvolta tu senti di fare quella pratica, da inserire nella pratica di 21 giorni. Come avete visto, l'oroscopo 2026 dura quasi un'ora a video, un'ora a segno zodiacale, più tutto il lavoro che abbiamo fatto. E proprio energeticamente, umanamente parlando, non ho fatto quello di gennaio 2026, includendo le pratiche che sono uscite dall'oroscopo 2026. Va bene, detto questo, ragazze mie, ragazzi, allora, prima variante o seconda variante o tutte e due? E partiamo dalla prima stella. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia libertà, visione, consapevolezza e gioia. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, facciamo la croce celtica, apriamo tutte le carte. Allora, tema centrale della settimana, l'energia con la quale entriamo. Bello, la forza, mi piace. Qual è la sfida che andiamo a superare in questa settimana? L'ostacolo che si frappone, il 2 di denari. C'è un po' di bilanciamento da fare. E cosa sostiene? L'asso di coppe sostiene. Cosa è successo la settimana precedente? Il matto. Abbiamo iniziato qualcosa di nuovo, ci troviamo un po' traballanti sulla novità, no? Vediamo il potenziale qual è. Il potenziale è carro, bellissimo. Cosa succede quindi nel futuro imminente in questa settimana? Wow, wow, wow. Asso di denari, qual è il tuo approccio? Giusto, cavaliere di denari. Quali sono le influenze esterne con le quali avrai a che fare? Un po' di mistero c'è all'esterno, no? Ecco perché la fede comunque ti sostiene. Speranze o paure? 10 di denari, sì, tu la stabilità è giusto. Risultato potenziale in questa settimana, potenziale perché niente è scritto sulla pietra, ricordiamo potenziale. Risultato potenziale, bellissimo, il 3 di coppe. È una settimana molto bella, te lo dico, molto bella. Perché entri nella settimana con una vibrazione potente, quella del coraggio, quella della determinazione. Mi dice che tu avrai il coraggio di affrontare qualsiasi cosa, anche ciò che sembra complicato o grande, tu l'affronterai magistralmente in questi giorni. Non serve forzare nulla in questa settimana, cioè, perché il vero potere in questa settimana sta nel tuo equilibrio interiore. Tu hai la capacità di domare le ansie, di domare i dubbi, le tensioni, lo fai con gentilezza e determinazione, qua vedo la forza. Cioè la forza arriva quando è necessario superare determinati limiti, no? Allora questi limiti ci possono essere soprattutto per quanto riguarda questo 2 di denari, che sono magari delle cose che devi gestire, o la luna esterna, ma vedo che tu incarni perfettamente quella determinazione per affrontare qualsiasi cosa. Non vedo... È una bella settimana. La tua energia è calda, è decisa, magnetica, e soprattutto chi ti osserva percepisce questa tua forza. Ecco perché questo tuo carisma. Ecco perché questo ti apre le porte giuste, capito? Questo 2 di denari è come se in questi giorni ci sono un po' di prove sulla gestione delle cose quotidiane, no? Devo fare questo, devo fare quest'altro. Tra un po' di gestione tra le priorità, tra gli impegni, tra lavoro, amicizie, relazioni, un po' tutto insieme. Ma il 2 di denari ti invita proprio a trovare il ritmo giusto senza correre, anche se vedo che già lo fai col cavaliere di denari. Senza correre, senza disperdere energie. Cioè questo 2 di denari ti invita a organizzare, a rimanere leggera o leggero, anche se le cose intorno sembrano un po' caotiche, no? Cioè danza tra le possibilità, sii flessibile, no? Questa è l'unica sfida, non è una grande sfida, cioè una stesa veramente bella. Anche perché qua abbiamo l'asso di coppe, cioè io vedo che tu ti apri a nuovi inizi emotivi, perché il tuo subconscio vuole apertura, una nuova connessione o una nuova energia. Vedo che il tuo subconscio è aperto a prendere ciò che porta gioia, nutrimento interiore. Magari questa
questa attitudine non è ancora visibile all'esterno, no? Ma sta dentro di te. Questa carta ti ricorda in questi giorni, ascolta i tuoi desideri profondi. Non chiudere il cuore, anche se le sfide del 2 di denari possono sembrare distrarti, va bene? Devo fare questo, devo fare quell'altro. Segui il cuore in questa settimana, non chiudere il cuore, segui i tuoi desideri profondi. Io vedo che hai fatto un grande salto di fede nei 10 giorni precedenti, una settimana precedente, insomma, ma anche il passato che si è chiuso, dell'anno che si è chiuso. Un salto di fede, salto nel vuoto. Qua è come se tu avessi preso una decisione con coraggio. Molti di voi che hanno iniziato, che si sono iscritti alle masterclass, io so quant'è necessario il coraggio, anche perché nelle masterclass vi ho sempre detto voglio persone audaci, cioè non tiepidi, cioè voglio persone audaci che veramente vogliono mettersi là e realizzare quell'obiettivo, e quindi era necessario il matto, e lo sapete bene, me l'avete scritto, cioè sono state delle mail bellissime che mi avete mandato. Allora ecco, avete preso una decisione con coraggio, un'iniziativa audace, hai lasciato andare qualcosa di vecchio, mi dice, ti sei aperto a una nuova esperienza. E il matto è la novità, la libertà, anche il fatto che, anche ricordarti che ogni passo richiede fiducia, e qua tu l'hai avuta. E questa energia influenza ancora la settimana che sta arrivando, no? Ti guida a non temere l'ignoto e a sperimentare le cose con leggerezza, va bene? State facendo cose nuove, ragazze e miei ragazzi, è un nuovo approccio alla vita, quindi non temere l'ignoto, perché se hai fede tutto ciò che arriva lo sai che è un tuo alleato, no? E infatti qua vedo che c'è una conquista con il carro, cioè io ti vedo avanzare verso i tuoi obiettivi in questa settimana, a dirigere le situazioni con fermezza, anche con concentrazione. Questa carta ti mostra che se mantieni in questi giorni la determinazione e ti muovi con coraggio, tu superi qualsiasi tipo di sfida che il 2 di denari ti mette davanti, e c'è un senso di progresso verso quello che desideri. Io vedo un avanzamento in un progetto o in una relazione oppure in un obiettivo tuo personale. Infatti qua ce l'hai, eccolo qua, asso di denari che mi parla della concretezza che arriva in questa settimana. Qua c'è o del denaro, o un'opportunità tangibile, o dei soldi che arrivano, o dei progetti reali. Non è solo denaro però, perché questo asso di denari che succede in questa settimana è stabilità e sicurezza, è il seme che va curato, è il seme per costruire qualcosa che duri, va bene? Arriva un'opportunità di cui tu puoi prenderti cura perché questa opportunità dura, va bene? Perché questa energia ti dice coltiva ciò che conta, investi nel futuro anche in piccolo, ma fallo con cura, fallo con attenzione. E infatti il tuo approccio è bellissimo con questo cavaliere di denari, io ti vedo che tu ti muovi con costanza, con passo fermo, con attenzione ai dettagli, non hai fretta e non serve fretta, ti dice il cavaliere di denari. Non serve correre perché questa settimana la tua energia funziona bene, sentimi qua, la tua energia questa settimana funziona bene se sei paziente e metodica, ma non metodico noioso, paziente e metodico, cioè porta con te l'impegno e la perseveranza, perché il cavaliere ti mostra che la dedizione e la responsabilità ti aprono le porte più importanti in questi giorni. Nonostante esternamente ci può essere qualcosa che intriga qua con la luna, mm, intorno a te il mondo esterno, vedo del mistero intorno a te, un po' di mistero, delle emozioni nascoste o delle situazioni che possono non essere del tutto chiare. O qualcuno ti confonde, oppure ci sono degli elementi che non vedi completamente. Però non devi temere, perché? Perché la luna ti invita a usare intuizione e sensibilità, a guardare sotto la superficie, a fidarti del tuo istinto, perché questa settimana intorno a te sarà piena di segnali nascosti e ti dicono osservali attentamente, perché tu già lo fai e li decifri perfettamente perché hai la forza qui, il coraggio di cogliere segnali nascosti, intuizione e sensibilità. Con questo 10 di denari qua queste sono le tue aspettative più grandi.
che sono quelle di avere sicurezza, stabilità e piena realizzazione. Ma con queste aspettative che hai arrivano anche le paure di non riuscire a mantenerle queste aspettative, perché la carta ti invita a guardare il futuro con fiducia, come hai fatto pochi giorni fa, a non farti bloccare dall'ansia e a ricordare che ciò che costruisci con cuore e costanza ha radici solide. Va bene? E poi questa settimana io ti vedo celebrare nel weekend, fine settimana, cioè qua vedo il 3 di coppe, vedo relazioni felici. La settimana vedo che si conclude con grande gratitudine per te, con l'amicizia, con l'amore, l'armonia, cioè tutto ciò che hai seminato, sia emotivamente che praticamente, porta frutti che possono essere condivisi con le persone care. Ti vedo brindare per un successo che ha avuto, magari questa opportunità, una situazione che è avanzata. Vedo festa, leggerezza, un senso di armonia, diciamo, ritrovata, no? Sì, molto molto bella questa settimana. Adesso ti faccio ambito per ambito, un po' più nel dettaglio. Ambito per ambito. Allora, la cosa più forte che vedo è lavoro e denaro. Io vedo che la settimana ci sono delle opportunità concrete veramente. C'è l'asso dei denari qua che ci sono delle occasioni, o piccole o grandi, di guadagno o di crescita professionale. E il Cavaliere di Denari ti dice che la chiave è la costanza e la precisione. Niente scorciatoie, ragazze e miei ragazzi, perché il Cavaliere di Denari ti dà l'approccio. Passo dopo passo si costruisce qualcosa di solido. Attenzione però a questo 2 di denari, perché mi dice c'è una certa instabilità iniziale. O sono più impegni da gestire con queste responsabilità, con questa opportunità nuova, o sono più impegni da gestire. Sì, quello vedo. Quindi il messaggio è chiaro sul lavoro e denaro. Fai delle priorità, va bene? Faccio prima questo, poi faccio quest'altro. Organizzati, fai delle priorità e tieni gli occhi aperti alle occasioni che arrivano, perché qua c'è. Alla fine il 3 di coppe mi dice che ci saranno delle piccole gratificazioni e dei riconoscimenti, cioè dei lavori fatti bene, le persone intorno a te lo noteranno, capito? Ora, nelle relazioni, amicizie, famiglia, l'amore lo vediamo dopo. Non tutto sarà chiaro all'inizio nelle relazioni, perché c'è la luna a livello emotivo qua, no? Nell'esterno. Probabilmente ti renderai conto che ci sono dei momenti in cui nelle relazioni o nelle amicizie, nella famiglia, dei momenti in cui le persone possono agire in modi misteriosi o inaspettati, però è il tuo intuito che ti guiderà. Ricordiamo che il matto nel passato recente ti ricorda che hai aperto il cuore e preso iniziative che adesso stanno dando i frutti. Infatti il 3 di coppe finale mi parla di armonia e celebrazione. Qua ci sono dei momenti felici con gli amici, delle riconciliazioni anche, o anche dei piccoli festeggiamenti in famiglia. Vedo che ci sarà questo senso di comunità, di connessione ed è la forza che ti aiuta a gestire eventuali tensioni, questa luna qui, con equilibrio e con pazienza, capito? Sì. L'amore lo vediamo dopo, ma già da qua mi dice che c'è potenziale di emozioni nuove, un'apertura del cuore, asso di coppe e 3 di coppe qua. Può essere un incontro speciale o una riconciliazione, capito? Vedo che sei singolo, può arrivare qualcuno che porta stabilità e concretezza emotiva, che ti fa sentire compresa, amata. Se sei già in coppia, qua invece c'è spazio per rafforzare il legame, momenti felici insieme anche con altre persone, superando piccoli ostacoli del 2 di denari qua, con dialogo, con attenzione. È una bellissima stesa. Il profilo animico, anima e spirituale, animico, sì, spirituale. Questa stesa mi dice che con la forza e il matto l'anima vuole coraggio e libertà qua, eh. Questa settimana è perfetta per continuare a seguire l'istinto, a provare cose nuove. L'anima vuole provare cose nuove in questa settimana. Mm,
e l'asso di coppe mi porta quell'apertura emotiva giusta che poi il carro ti incoraggia a portare avanti. E ripeto, il 3 di coppe finale è un senso di appagamento interiore bello in questa settimana, c'è l'unione tra desideri, azione e gratificazione, mi spiego? A livello di salute psicofisica ti vedo proprio forte in questa settimana, non c'è niente. L'unica cosa, non ti sovraccaricare tanto, organizzati tra le priorità col 2 di denari. La luna qua ti ricorda di prenderti un po' di cura, cioè ascolta i segnali del corpo, soprattutto se ci sono un po' di ansia o di stress legate un po' al lavoro o alle relazioni anche nel lavoro. Sicuramente la forza qua ti aiuterà a gestire tutte queste tensioni, perché alla fine vedo qua c'è un rilascio di energia bellissimo con il 3 di coppe, che c'è molta leggerezza, relax, che ti rigenerano. Sì, è una settimana molto potente, bellissima. Ci sono un po' di sfide iniziali da gestire con equilibrio e pazienza, ok? Però se rimani fedele al tuo cuore e segui il tuo intuito, agisci con costanza, le opportunità ci sono, sia nell'amore, nel lavoro, nelle amicizie e anche in quelle gioie interiori, no? Che si intrecciano e si armonizzano. È una settimana in cui seminare con cura, affrontare qualsiasi piccola sfida con coraggio, aprirsi proprio alla gioia, ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Mettiamo questi, li mettiamo da un po'. Anzi, fammi vedere un attimo questa luna in influenze esterne, voglio andare a fare il pettegolezzo sacro. Vediamo un po' questa luna in influenze esterne, chi sono le influenze esterne con la luna? Questo è il paggio di coppe, o il cavaliere di coppe? No, questo è il cavaliere di coppe. Qua c'è movimento emotivo all'esterno, magari qualcuno nasconde quello che sente inizialmente, però vedo che qua poi c'è condivisione, gioia, riconciliazione. Esternamente a te hai necessità di acuire l'intuito, capito? Per capire. E c'è qualcuno che magari nasconde un invito che ti vuole fare, che poi te lo fa, o una persona che magari non dice subito qualcosa, ma tu capti, capito? Mi può parlare di qualsiasi tipo di relazione che ha una spinta emotiva, d'amore, di amicizia, familiare. Qualcuno nasconde ciò che sente, però alla fine vedo che qua tu lo sai, te ne accorgi fondamentalmente, sì. Ok, l'amore lo vediamo dopo comunque, vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli. Bruca, la giustizia si avvicina. Strega, la giustizia si avvicina. Allora, questa carta con queste carte che sono uscite mi parla di cose che si sistemano. Si sistemano delle cose che stavi aspettando. Si sistemano le cose anche rispetto a questo 2 di denari, un po' di difficoltà in questo senso nel gestire più cose, vita, lavoro, situazioni private, relazioni. La giustizia si avvicina, si sistemano le cose, mi dice questa carta. Ok. E anche rispetto a dei chiarimenti emozionali, no? Perdona. Questa è una carta che mi parla soprattutto dell'esterno a te, con queste. C'è qualcosa che si rivela che era un po' nascosto, capito? Qualcosa che si rivela che era un po' nascosto, che ti porta una gioia, poi qua vedo. Mettiamo adesso un altro oracolo, questo. Cosa porta quindi questa settimana, oltre a quello che ci hanno già detto? Il sostegno, il sostegno.
accesso alla spiritualità. Ti sentirai protetta o protetto ed entrerai in armonia con te stesso. I tuoi errori vengono perdonati. Perdono, guarda qua. Perdono. Ami la verità e la giustizia, cioè appena è uscita la giustizia. Ti ho detto una bellissima settimana. Una bellissima settimana, ti senti protetta, in armonia con te stesso, ma infatti lo vedevo qua già. Ragazze mie, non ho niente da aggiungere, è una bellissima settimana. Io passerei subito all'amore, che dite? Ok, andiamo subito all'amore. Allora, ragazze mie ragazzi, andiamo a vedere che energia c'è nell'amore, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia ancora nessuno. Vediamo un po', mettiamo una carta oracolo, che energia c'è nell'amore? Che energia c'è nell'amore? La tribù. Questa è una carta che mi parla di confronto o di confronti, di incontri, di confronti. L'avevamo vista prima nella stesa col 3 di coppe. Anche di una situazione un po' affollata a volte potrebbe essere, dipende dal contesto. Però vedo incontri o confronti, no? Con delle persone, o incontri nuovi o confronti con qualcuno. Ok, un'energia di movimento comunque, di confronti. Poi ci facciamo una stesa a croce, non celtica, per vedere cosa accade nell'amore in questa settimana. Per te. Allora, facciamo un taglio. E infatti c'è un nuovo amore. O un nuovo amore o il rinnovo di una relazione, 9 di coppe, asso di coppe. È una bellissima energia d'amore, queste coppe parlano di d'amore, di rinnovo di una relazione, soddisfazione emotiva, 9 di coppe. È un bellissimo taglio questo, bellissimo taglio. Vediamo, allora, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo l'asso di coppe, re di spade, 9 di bastoni, 7 di spade. Ci siamo sentite un po'. Allora, qua vedo che ci sono state un po' delle situazioni di confusione, di inganni o di stanchezza per mancanza di fiducia, una persona magari un po' più fredda o una persona che non si decideva, o vedo delle opzioni, un non detto che poteva pesare. Però qua vedo il re di spade e asso di coppe, c'è qualcuno che lotta per te qua, o comunque il rinnovo di una relazione, l'inizio di qualcosa di nuovo, un risveglio emotivo. Vediamo un po'. Facciamolo qua. Energia attuale nell'amore per te, qua c'è il 6 di bastoni. Ti vedo vincente, ti vedo. Il 6 di bastoni mi parla di un'energia vincente, di vittoria dopo una situazione magari stancante, perché veniamo dal 5 di bastoni, no? Dove ci sono appunto dei confronti con persone, situazioni stressanti o confrontarsi con altre persone, altre opzioni, o semplicemente una situazione di vittoria dopo dello stress. Il 6 di bastoni qua è un'energia vincente tua, cioè di conquista, di conquista di una tua serenità emotiva al di là di qualcuno o meno, di risoluzione delle problematiche, di energia di vittoria per te. Vediamo al positivo cosa abbiamo. 8 di bastoni. Vedo comunicazioni, movimenti, sblocco di comunicazioni e l'energia che fluisce nell'amore per te. Ti vedo vincente con questa energia di messaggi che arrivano, di cose inaspettate, di sblocco di situazioni. Qual è il blocco? Il mago, un inizio. Il mago al blocco mi dice che magari non si sbloccava una situazione o può non sbloccarsi una situazione completamente, però si sbloccano le comunicazioni, magari non si sblocca un inizio, lo vediamo durante il corso di tutta la lettura, o è l'inizio di un qualcosa di nuovo che era fermo, o qualcuno che non si sentiva all'altezza. Vediamo che è successo nel passato. Il Papa. 3 di spade, qua si è chiusa una relazione, una cosa molto dolorosa.
Allora, mi dice che c'è stato del dolore da cui tu hai appreso una lezione spirituale molto importante, hai capito cos'è il vero per te, cos'è il sacro per te, cos'è ciò che conta davvero per te in una relazione, i tuoi principi, i tuoi valori, la tua morale. E adesso ti vedo vincente rispetto a una situazione difficile che si è conclusa. Può essere anche la chiusura di una relazione stabile o di un rapporto ufficiale. Può anche essere, se tu stai leggendo per un'altra persona la relazione e avevi una situazione più affollata, diciamo, qua mi parlano della chiusura di una situazione affollata, per cui non si riusciva a dare l'inizio. Per alcuni di voi, eh? Vediamo cosa succede in questi giorni. Wow, 10 di coppe. Ah, 5 di coppe. Il 2 di coppe. Qua c'è, per alcuni di voi c'è la riconciliazione con qualcuno molto pentito e c'è proprio l'amore, la condivisione. Sì. Il mago che sta qua al blocco, io non so se è una nuova persona oppure la riconciliazione con una stessa. Per alcune persone è necessario un po' lavorare su questa connessione. Perché dico questo? Perché io qua vedo ehm, amore tondo, a tutto tondo col 10 di coppe in questi giorni. Poi c'è il 5 di coppe. Ci sono delle cose che emergono, un senso di colpa, di perdita, una persona che si concentra molto su ciò che ha potuto perdere o sul rimpianto, su qualcosa di questa natura qui, però poi vedo il 2 di coppe. C'è l'apertura emotiva di qualcuno che dà luogo alla realizzazione di un incontro autentico, cuore a cuore. Una persona che ci si riconosce, mi spiego? Sì, può anche essere un incontro del tutto nuovo, ragazze e miei ragazzi. Io vedo che qua torni vincente, ti senti bene dopo una situazione molto difficile, di una chiusura molto difficile che c'è stata qua nel passato, può essere passato recente o passato più remoto. Torni vincente qua col 6 di bastoni. Vedo che il 10 di coppe è l'unione familiare, la bellezza della condivisione con amici, con la famiglia, un po' di senso di dove tu ti allei alla dolce tristezza, alla dolce malinconia rispetto a quello che è stato nelle tue relazioni precedenti e poi c'è l'ingresso di qualcuno di nuovo, capito? C'è qualcuno che ti corrisponde, è una settimana bella per te, l'ho vista anche nell'altra stesa, non a caso avevamo anche nell'altra stesa il 3 di coppe finale e anche quella luna in influenze esterne, c'è qualcuno che ancora non si rivela, ti ricordi con quel cavaliere di coppe, eccola qui la cosa, con un senso magari di colpa o dei sensi di rimpianto, di tristezza, però c'è una condivisione, una condivisione perfetta qua, sì. Vediamo cosa mi dicono le specifiche. Per alcuni di voi l'inizio con qualcuno non è andato, qua c'è una persona nuova, capito? Poi il rinnovo di una relazione, ma lo vedo soprattutto come un rinnovo ex novo, ecco. 6 di bastoni. 6 di bastoni, energia attuale. L'eremita. Per alcuni di voi una persona che già conoscete. Per altri invece l'eremita mi parla di una tua profonda introspezione rispetto a quello che hai vissuto nel passato, hai trovato una luce interiore, una guida che ti ha portato in questi prossimi giorni a livello emozionale a riprendere il comando della tua vita. Vediamo energia positiva 8 di bastoni. 6 di coppe, per alcune ripeto è una riconciliazione o comunque una persona, qua il passato che riemerge, il passato che riemerge sotto una forma più dinamica però, sono comunicazioni di persone che già conosci oppure perché siamo migliaia, no? Quindi, oppure è la familiarità che sentirai con una persona nuova, una familiarità del 6 di coppe, è come se ci fossimo conosciuti da sempre, però vedo movimento su questo. Il mago al blocco. Il mago al blocco, il 9 di denari,
Mi può parlare della difficoltà di lasciare una certa zona comfort da parte di qualcuno, che può essere stata questa cosa nel passato per non avere una relazione importante o essere dedicato e concentrata molto su se stessa questa persona. Non sto giudicando, sto dicendo il fatto, eh. Ehm, Concentrata magari nel realizzare alcuni obiettivi lavorativi, può essere anche tu, può essere anche tu che prima di aprirti magari hai trovato un tuo equilibrio interiore prima di dare questo inizio e hai un po' di difficoltà ad aprirti inizialmente. E può essere stato invece nel passato una persona che non aveva un equilibrio tale da potersi condividere con l'altro, quindi lasciando la possibilità di realizzazione di una relazione, capito? Vediamo il 3 di spade, aspetta, me ne stanno cadendo 2000, 3 di spade, il Papa, Re di coppe, Papa, Asso di bastoni. Qua mi stanno parlando chiaramente che una relazione importante ha avuto un blocco o ha avuto una rottura o ti sei resa conto di una situazione che non poteva essere perché una persona aveva altri impegni. Questo ti ha dato molto dolore o una persona aveva altri impegni magari non relazionali ma di altre responsabilità. Vediamo questo 10 di coppe qui. C'è giudizio, mi parlano tutte di ritorno queste carte, ragazze. O di ritorno di persone che già conoscete o il risveglio dell'anima a delle emozioni del passato che anche con una persona nuova riemergono affinché tu le possa pacificare. La pacificazione delle immagini perturbate, no? Il pentacolo magico, vi consiglio di farlo forte in questa settimana, il pentacolo magico, soprattutto per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni. Cioè, questo è il 10 di coppe con il giudizio e la chiamata, il risveglio, la risurrezione dei morti, no? La risurrezione di qualcuno che porta questo 10 di coppe, che è questa gioia che tu conosci, o è un'emozione che tu conosci bene, al di là se è una persona che già conosci o una persona nuova con l'asso di coppe. Siamo a migliaia. Vediamo questo 5 di coppe. Nove di bastoni. Questa persona è resiliente, non si arrende con te, nonostante magari tu puoi avere un po' di stare un po' in allerta, un po' sulla difensiva, ma non è la difensiva in negativo. Il 9 di bastoni è il guerriero stanco, cioè è pronto a continuare una nuova avventura nella sua vita, seppur ha avuto tante fatiche fino a questo momento, ma è colui che è resiliente, che ha vinto, no? Quindi questa energia mi parla di una persona che vuole conquistare di nuovo, vuole farcela nonostante dei sensi di colpa o delle fratture emotive che possono ehm, collocarsi in questo momento nella sua anima, capito? Cioè, c'è un po' di resistenza a questo, però vedo che sì, col 2 di coppe, una perfetta condivisione, connessione che arriva qua. 2 di coppe, il Papa. Qua non è solo una connessione così. Qua parliamo di un discorso molto serio, di una persona molto affidabile. Qua c'è amore e c'è rispetto e c'è coerenza e c'è solidità. Questo stesso Papa potrebbe essere, capito? Qua c'è il Paggio di Spade, sono discorsi lasciati in sospeso che vengono sistemati in questa settimana. Se è una persona nuova, mentre tu stai pensando a quello che hai fatto nel passato, a quello che è accaduto nel passato, che ti ha dato la luce interiore per poter guidare adesso la tua vita ed essere fiera o fiero di te stesso, qua arriva veramente una persona che mentre tu stai magari in una posizione di forza, ma anche un po' di difesa, arriva una persona veramente che ti sconvolge qua, eh. Cioè, la persona è intenzionata proprio a questo. Qua c'è valore, c'è struttura, c'è amore, c'è serietà. È una persona che ti rispetta dove c'è amore e serietà. Sì.
Allora, sapete che io i segni zodiacali non li dico mai, perché siamo a migliaia ed è un po' limitante dire i segni zodiacali, però siccome a alcuni di voi piace quando li dico, magari possono trovare un aggancio anche in questo. I segni predominanti in questa stesa sono il toro, la vergine, il gemelli, l'acquario, cancro, pesci e scorpione. Sole o ascendente, sapete che non li dico mai perché è così riduttivo dire segni, è un po' prendersi in giro, cioè nel senso, questa è l'energia, siamo a migliaia, quindi quando ti tocca quella cosa è tua, capito? Però li dico, so che vi piace, va bene. Allora, vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui-lei, questo papone qua, non è pappone, questo papa, diciamo, che cosa ti dice? I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione, eh? Vediamo un po'. Allora. Guarda un po' se tutte le carte non mi fanno un cerchio perfetto. Sto pensando di regalarti un anello. 2 di coppe, papa. Capito? A volte basta mettere solo i miei oracoli, è incredibile comunque. Però mi piacciono i tarocchi, metto pure i tarocchi. Sto pensando di regalarti un anello. Cos'altro? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E qua vediamo il 5 di coppe, che è proprio un senso di colpa rispetto a qualcosa che ha potuto fare questa persona. Qualsiasi cosa abbia potuto fare, io ti dico e te lo garantisco, con il Papa è una persona che ha preso la lezione spirituale, più matura che mai, eh? Capito? Vediamo, cos'altro? Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. E qua vediamo, soprattutto per i nuovi flirt, no? Asso di coppe, l'abbiamo visto anche nella stesa precedente con quel 3 di coppe. Per entrambi i casi, sia che sia una persona che già conosce, una persona nuova, è una persona che è spacciata, si è innamorata, eccolo, ok? O eccola, insomma. Al tuo sorriso si innamorerà o si è innamorato. Bello. Vediamo cosa ti dicono. Tu stai riprendendo, io parlo, sì. Cosa ti dicono questi? Anzi, mettiamoci queste. Amore per te. Sono uscite 3. Le lasciamo? Ok. Allora, partiamo dalla prima. Legame. Man mano che vi conoscete scoprirete molte cose in comune. Sì, mi parlano qua dei nuovi incontri per molte di voi. Anche con questa, con l'asso di coppe. Man mano che vi conoscete in questi giorni scoprirete delle cose in comune. Ok. Partner di vita, la tua storia d'amore è stabile e pronta ad andare lontano. Dimmi, guardate come si avvicinano tutte le carte. 2 di coppe e il Papa. Connessione psichica, la vostra comunicazione va oltre le semplici parole. E qua ci riconnettiamo, ti ricordi la stessa precedente generale che era uscita la luna con il cavaliere di coppe, le influenze esterne? Ecco, e ti ho detto usa l'intuizione, perché hai il coraggio di vedere oltre ciò che non viene detto. Eccola qui. Riesci a vedere oltre ciò che non viene detto e c'è una connessione profondissima tra te e questa persona, è psichica, capito? Bello. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Per concludere, casa dolce casa, questo è il lento e bel fluire, no? Conoscenza profonda, connessione psichica, vedi? Un aiuto.
Se stavate in silenzio, situazioni un po' di questa natura, non sai, non so, ma tu, ma lì, ma così, arriva l'aiuto, cioè che poi questo giudizio che abbiamo visto qui, capito? C'è una connessione psichica profonda con la conoscenza profonda, la stessa cosa, vi sentite forte. Casa Dolce Casa è proprio quella sensazione in cui sto dentro me stessa o me stesso e sento tutto, no? E quella pace, riposo dentro di sé è un po' quell'eremita di cui abbiamo visto prima, capito? E questa è un po' la papessa, un po' questo dialogo interno che poi sfocia nell'aiuto esterno, cioè nel parlarsi, nel sentirsi, nel vedersi. Allora, mo voglio fare una cosa, so che molti di voi apprezzeranno. Ormai siamo andati dentro al pettegolezzo sacro e siccome quello ci ha detto questa cosa qua, ti prego non pensare male di me se l'ho fatto c'è un motivo. Noi andiamo proprio a indagare, non ci scappa niente con le sibille, che cose che hai fatto, vediamo. A chi ha già conosciuto, chi già conosce questa persona, vediamo. Ti prego, 3 carte su questa carta. Ti prego, non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Chi hai fatto? Vediamo. A chi ha già una persona nel cuore, o può essere anche una persona nuova che quel 5 di coppe lì magari si sente in colpa per qualche cosa, però poi va a finire a gonfie vele, te l'ho già detto. Vediamo, ti prego, non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. 3 carte, fatemi contemplare queste 3 carte per darti proprio una visione chirurgica. Allegria, ammalato, Imeneo. Questo Imeneo è come il 2 di coppe, sto pensando di regalarti un anello. Ha fatto il cazzone, non lo so. Qua vedo allegria, ammalato Imeneo, cioè forse si è ritirato qua, se l'ho fatto c'è un motivo, aveva delle questioni personali, interne, non vedo altre persone, altre situazioni strane qua. Allora, per alcuni di voi che conoscono questa persona adesso, vedo allegria, gioiosità, un po' come il 3 di coppe di prima. Poi vedo che c'è un certo fermo a un certo punto e poi c'è lo sparo a bomba, cioè nel senso Imeneo è la carta del matrimonio, sto pensando di regalarti un anello. Cioè, non vedo niente di preoccupante qua, di così preoccupante, ecco. Ripeto, non vedo niente di preoccupante, cioè con queste sibille e con le carte di prima, questa persona ha agito o può agire o ha detto qualche cosa che poteva sembrare strano o poco chiaro, ricordati la luna dell'altra stesa, no? Però non l'ha fatto con malizia, capito che ti voglio dire? Perché alle spalle c'è allegria, leggerezza, voglia di connessione, un po' mischiata a preoccupazioni personali o dei momenti di stress. Cioè, c'era un intento pratico e affettivo qua, come un passo per costruire qualcosa di solido tra voi, anche se non perfettamente comunicato, no? Magari un gesto o una parola che poteva sembrare superficiale, però aveva delle intenzioni nascoste, un messaggio d'amore velato, e te l'ho detto anche nella stesa precedente. Non vedo niente di preoccupante qua, ecco. O può accadere in questa settimana, o è già accaduto, capito? Quindi, ragazze mie ragazzi, vediamo un'altra, una carta della Dea. La saggezza divina, tutto accade per un ottimo fine. La saggezza divina ti dice questo: segui gli eventi come i tuoi più potenti alleati. Perché la saggezza divina ti mette davanti tutto ciò di cui hai bisogno per andare incontro al tuo obiettivo, relazionale, amoroso, ok? Affidati alla saggezza divina, d'accordo? Ragazzi miei ragazzi, abbiamo fatto anche il pettegolezzo un po' più pettegolezzo. Io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo se mi segui anche nell'altra variante. Cioè, se mi segui nell'altra variante ci vediamo di là. Altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante della stella. Andiamo a vedere cosa accade in questa settimana. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia bellezza, consapevolezza, verità e prosperità. Sabbe satta sukhi kontu. Facciamo la croce celtica, apriamo tutte le carte, così vedo tutto subito. Allora, l'energia con la quale entri in questa settimana è il tema centrale.
10 di coppe, poi ostacolo che ti appresti a superare in questa settimana, l'8 di denari, ok. Alla base cosa c'è? Ah, ok, il 9 di denari. Cosa è successo nei giorni prima? Settimana precedente, 2 di coppe, ok, ok. Qual è il potenziale in questa settimana? Il 3 di bastoni. C'è progettualità in questa settimana, ti dico, ti spoilerò subito una cosa: stai realizzando quell'amore appagante integro, cioè dove non c'è la stampella l'uno con l'altra, ok? Prima di tutto vedo subito questo. Futuro imminente in questa settimana, e infatti ci sono i test per testare quello che ti ho appena detto, 5 di bastoni. L'approccio tuo qual è? Cavaliere di bastoni, sei intensa o intenso, influenze esterne. 2 di bastoni, ok. Speranze o paure? Cavaliere di coppe, ah, ma tu la vuoi questa cosa. Allora, il potenziale risultato di questa settimana definitivo qual è? 2 di bastoni, una sospensione sacra. Allora, la lettura è buona, ti dico già, la lettura è buona. Quello che vedo è questo: tu entri nella settimana con una pienezza di emotiva, questo 10 di coppe, una piena realizzazione emotiva. Ti vedo avere un senso di armonia, di gioia che ti avvolge in questa settimana, ok? È come se tu ti trovassi già in un luogo sicuro, circondato da persone che ti amano, ti vogliono bene, o dalle energie che nutrono la tua anima, non solo dalle persone, ok? E questo 10 di coppe ti ricorda in questi giorni che ciò che desideri davvero è possibile. Ti ricorda il 10 di coppe che la felicità condivisa e i piccoli piaceri quotidiani possono davvero essere il fulcro della tua esperienza in questi giorni. Perché vedo che c'è proprio questo senso di completezza, anche di responsabilità, Cioè, se vuoi mantenere l'energia del 10 di coppe, mi dice tutta la stesa, devi fare delle scelte consapevoli. E questo 8 di denari è l'ostacolo in questa settimana, che mi parla di impegno, di disciplina. Cioè, non è tanto esterno qua l'ostacolo, l'esterno è buono qua, cioè non è tanto esterno l'ostacolo qua. Allora, la settimana potrebbe chiederti di metterti alla prova, di fare qualcosa con cura, di dedicare tempo ed energia per costruire qualcosa di solido, capito? Nelle relazioni, nei rapporti, ci sono molte coppe qua. Quindi la settimana ti può chiedere di metterti alla prova, di dedicare del tempo ed energia a costruire qualcosa di solido. Non è facile perché richiede costanza, sta al blocco, 8 di denari. Però il messaggio è chiaro qua: il successo e la sicurezza in questi giorni derivano dal lavoro diligente e dall'attenzione ai dettagli, perché sta al blocco, capito? Questa è la prova per te in questa settimana. Devi mettere diligenza, attenzione ai dettagli per mantenere questo senso di armonia in tutti gli ambiti. A livello più profondo dentro di te c'è un desiderio di autonomia, di stabilità, di indipendenza. Questa carta ti dice che sei capace di farcela da sola, che hai già dentro di te tutto ciò che serve per creare sicurezza, soddisfazione. Però a volte sta nel subconscio, potresti non accorgertene. Però il tuo animo, il tuo subconscio ti sostiene. Cioè, qua mi dice questa settimana sei pronta o pronto a raccogliere i frutti dei tuoi sforzi. Nei giorni scorsi o nelle settimane precedenti c'è stata una connessione importante qua con qualcuno, 2 di coppe, o un incontro significativo, oppure un chiarimento in una relazione. Può essere sia una relazione tua con qualcuno a livello amoroso o anche professionale. Cioè qualcosa qua mi dice che ha creato equilibrio o ti ha fatto capire quali legami sono autentici. Questa carta mi dice che nei giorni precedenti tu hai seminato armonia, reciproco rispetto, e che adesso questa cosa che hai seminato influisce su come vivrai la settimana. Il potenziale della settimana è il 3 di bastoni, cioè mi dice che le tue iniziative iniziano a dare dei frutti. C'è apertura, c'è possibilità di espansione, guardare avanti con fiducia. Questa carta ti invita a osare un po' di più, a pianificare senza paura, ok? Perché le tue azioni possono davvero portare a nuove opportunità, mi dice. Il potenziale è quello di allargare gli orizzonti, 3 di bastoni, di vedere le possibilità oltre la routine quotidiana.
Ci sarà qualche contrasto però, qualche competizione qua, però non è niente di grave, è proprio il forgiare le tue armi spirituali. Ehm, Questa è più che altro una sfida a livello di dinamiche esterne, può essere nel lavoro che c'è un po' di tensione o di relazioni, situazioni che si mettono alla prova, che ti mettono, no, alla prova, magari è nel lavoro, o nel forgiare quella dedizione a cui sei chiamata per superare l'ostacolo in questa settimana. Questo non è niente di pericoloso qua, cioè richiede un po' di flessibilità. Praticamente sto 5 di bastoni in queste tensioni ti stimola a fare delle scelte sagge e a non lasciarti trascinare da piccoli conflitti, guardare sempre l'altro come una proiezione di te stessa, no? Di te stesso. Tu hai un'energia bellissima, magari anche un po' focosa, no? Ma va bene così. Hai passione, energia, determinazione. Questa carta io ti vedo non fermarti davanti agli ostacoli, cioè agirai con entusiasmo davanti agli ostacoli. Ehm, il Cavaliere di Bastoni ti spinge a essere coraggiosa o coraggioso, è già la tua incarnazione oggi, in questa settimana questa. Ti spinge a essere intraprendente. Ti vedo che non aspetterai che arrivino le cose, ma sei tu che vai verso ciò che vuoi manifestare, no? Ti vedo con coraggio, agile e gli eventi e le persone intorno ti offrono delle opportunità e delle scelte qua. Devi decidere quale direzione prendere. Qua vedo che l'esterno ti offre delle possibilità e ti dico una cosa, non lasciare che altri prendano decisioni al posto tuo. Perché? La chiave qua è osservare attentamente e scegliere con saggezza. Tu hai una speranza nel cuore di romanticismo o amicizia profonda, ma anche la paura della delusione di non essere compresa o compreso, no? Allora, questa carta ti ricorda che il coraggio emotivo è necessario, cioè aprirsi con sincerità in questi giorni può portare delle grandi soddisfazioni, però richiede di lasciare andare insicurezze e dubbi, tant'è che infatti potresti trovarti qua alla fine della settimana davanti a una scelta importante, una cosa magari che non avresti fatto, che però farai, credo qua, con questo due di spade. Oppure può essere un momento di riflessione qua, questa carta ti dice non c'è fretta. Il due di spade ti dice che devi ascoltare sia la ragione che l'intuito, è il momento di trovare un equilibrio tra la testa e il cuore, ok? E di decidere con chiarezza cosa vuoi davvero portare avanti nella tua vita. Capito? Ehm, Questa stesa mi sta parlando infatti sostanzialmente della necessità di avere anche relazioni appaganti di qualsiasi natura, perché tu hai già dentro, come ti ho premesso all'inizio appena ho visto queste carte qui, un'autonomia emotiva che magari ancora sta nel subconscio, no? L'hai già raggiunta questa autonomia emotiva per poterti confrontare con gli altri, per poter guardare oltre al quotidiano. Ehm, Ti vedo, è una bella stesa. E questo 5 di bastoni sono dei confronti che puoi avere che vanno a testare le tue armi spirituali affinché tu possa essere sempre più integra o integro, capito? Vediamo i vari ambiti, così ti sono ancora più chiara. Allora, lavoro e denaro. Questa settimana il lavoro ti chiama alla costruzione concreta, questo 8 di denari qui. Infatti, come ostacolo ti dice che potresti dover fare uno sforzo in più, cioè concentrarti su dei dettagli o su dei progetti, su delle cose pratiche. Ma tu ce la puoi fare perché il 9 di denari nel subconscio ti sostiene, cioè dentro di te hai già la capacità di creare stabilità e sicurezza economica, capito? E il potenziale di questa settimana con il 3 di bastoni ti dice che c'è possibilità di espansione, di vedere nuovi orizzonti, magari un'opportunità che arriva da una collaborazione oppure da un progetto iniziato tempo fa. Sì. L'unica cosa, attenzione però ai piccoli contrasti o concorrenze che possono emergere, 5 di bastoni. Cioè mantieniti serena. Ehm, Serena che vuol dire? Vedendo l'altra persona come degli specchi perfetti che la tua anima ti mette in scena per testare cosa? Per testare la tua determinazione a creare armonia all'interno di un conflitto.
portando il 10 di coppe, portando il conflitto dentro di te, non fuori. Sono piccole scaramucce, questi piccoli contrasti sono qua, magari è solo interna la cosa tua. Il Cavaliere di Bastoni però mi conferma che con determinazione e passione tu agirai senza lasciare che le sfide ti scoraggino, capito? Mm. Parliamo di relazioni, amici, l'amore poi lo vediamo dopo, ma anche di relazioni qua. Vedo relazioni vive, dinamiche. Il 10 di coppe mi dice che ci sono dei momenti bellissimi, o in amicizia, in famiglia, o delle persone care. Ma c'è anche questo 5 di bastoni che ti ricorda che qualche piccolo contrasto o malinteso potrebbe emergere, o esterno o interno a te. Niente di grave qua, eh? Serve solo a chiarire e a rafforzare i legami. 10 di coppe. Il tuo approccio, Cavaliere di Bastoni, qua ti dice di prendere l'iniziativa, parla, proponi incontri, gesti concreti, cioè non aspettare che le cose accadano da sole, ti dice questa carta qui. Le influenze esterne con il 2 di bastoni ti ricordano che gli altri ti offrono delle possibilità, degli spazi di scelta, quindi osserva e scegli chi e cosa vuoi nella tua cerchia, va bene? Sì. Anche nelle relazioni di coppia, però ripeto, l'amore lo vediamo dopo, però qua vedo che ci sono delle grandi possibilità, perché il Cavaliere di coppia come speranze e paure ti parla del desiderio di connessione, no? Di romanticismo, anche di chiarezza nei sentimenti. Alcune di voi potrebbero incontrare delle persone nuove e altre invece potrebbero chiarire delle situazioni già esistenti. E il 2 di spade finale dice che ci sarà una scelta importante da fare, però non temere, cioè è il momento di ascoltare il cuore e la testa, cioè sii coraggiosa o coraggioso, chiara, sincera con chi ti circonda, va bene? Anche perché, come a livello animico in questa settimana, la vera lezione è di equilibrio e di intuizione. Questo 10 di coppe mi dice che sei pronta o pronto a raccogliere i frutti dei tuoi sforzi e che vivrai dei momenti di pienezza. Ma il 2 di spade finale dice che l'anima ti chiede di scegliere con consapevolezza, di distinguere ciò che è davvero tuo da ciò che è solo abitudine o condizionamento. E ogni decisione, ogni scelta è un passo in questi giorni verso la tua libertà interiore. Ed è già sostenuto da questo 9 di denari qui. A livello invece di salute psicofisica, in questa settimana vedo che i piccoli sforzi quotidiani saranno fondamentali verso di te. C'è l'8 di denari al blocco qua, cioè come potenziale da superare, no? Ciò vuol dire ripeti le pratiche, fai le meditazioni, piccoli sforzi in questo ti chiedono. Fai un piccolo sforzo, un po' di meditazione in più. Chi sta facendo con me le pratiche 21 giorni vanno bene quelle. Non trascurare il riposo, dice qua, riposo dalla mente, no? Perché l'energia mi dice c'è, anche forte. Però magari il rischio è di stancarsi troppo correndo dietro a troppe cose contemporaneamente, perché sei molto passionale in questi giorni. Piccoli gesti quotidiani che diventano proprio rituali di cura e di forza, perché ce l'hai come sfida, capito? Sì. È una buona settimana, io ti dico che questa è la settimana in cui sei chiamata o chiamato a muoverti con la testa che è allineata al cuore, no? A costruire e al tempo stesso ad ascoltare il desiderio profondo della tua anima. Allora io ti dico una cosa, che c'è il subconscio, il 9 di denari è quello che sta attraendo, no? Questo è il momento in cui le scelte che fai ora possono aprire delle strade incredibili per il 2026, nel lavoro, nelle relazioni, nel cuore, nella tua crescita interiore. Non temere i piccoli conflitti e le sfide pratiche, perché sono i trampolini che ti permettono di emergere più forte. Agisci con passione, lascia che la tua intuizione ti guidi, perché la magia della settimana è che puoi davvero chiudere dei cicli, aprire dei nuovi capitoli e manifestare ciò che vuoi, con amore, con concretezza e con leggerezza. Va bene? Guardatevi il segno zodiacale vostro, l'oroscopo 2026, qua si sbloccano cose. Sì. Fammi mettere i chiarimenti su questo 5 di bastoni.
5 di bastoni. Asso di bastoni. Da questa tensione nasce un'opportunità creativa, qualcosa di nuovo, qualcosa che porta allegria. Va bene? Cos'altro? Due altre. 2 di denari. Ah, ok. Allora, c'è un piccolo reset qua, nel senso c'è 8 di bastoni. E qua io vedo dei confronti, in qualsiasi ambito si sviluppino, ma il succo della settimana è questa, dei confronti, qualcosa di acceso, che porta a nuove idee, a qualcosa di nuovo, che porta allegria. Questo confronto, il 2 denari, è volto a riequilibrare delle situazioni, a dare delle nuove priorità, a riportare un certo equilibrio. 8 di bastoni, dopo questo l'energia scorre in modo fluido, senza attrito più, capito? In qualsiasi ambito si sviluppi, ok? Vediamo, guardatevi La guerra è sacra, il podcast qua per incentivare la pratica in questi giorni, perché me lo chiama questa carta, ok? La guerra è sacra, il podcast. Voglio vedere adesso cosa ci dicono gli oracoli. Dove ho messi quelli che volevo mettere? No, volevo mettere, aspetta, gli oracoli blu, eccoli. Vedi, aiuto in arrivo. Qualcuno ti offrirà conforto e sostegno, accettali con gratitudine. Ci sono aiuti in arrivo negli ambiti descritti. E sì, va tutto bene, continua così. È una settimana fortunata. È una settimana fortunata. Ma comunque entrambe le varianti hanno questa grande apertura, questo grande slancio, grandi emozioni in questa settimana, cioè di riuscita, capito? E sì, va tutto bene, continua così. È una bella settimana. È una bella settimana. Fammene mettere un'altra. Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo, un compromesso, si riferisce a questo 5 di bastoni, sì. E mi confermano che ci sono, no, due figure diverse qui, un attrito tra due polarità differenti che poi però fluisce per riportare fluisce riportando un certo equilibrio, ok? Voglio mettere giusto due altre carte su quel 2 di spade. Paggio di spade, vedi, stai pensando qua. Una, vediamo due altre. Il giudizio, poi viene presa una decisione. E qua c'è un re di coppe. Allora, che cosa ti ho detto prima col 2 di spade? È il momento in questa settimana di unire la mente e il cuore, cioè di portare la mente al servizio del cuore, no? E quindi la mente, paggio di spade, con il 2 di spade, sto pensando, sono un po' in allerta cosa faccio rispetto a determinate questioni. A un certo punto arriva la chiamata dell'anima, arriva anche una chiamata per risolvere questioni in sospeso, e poi qua abbiamo un re di coppe che sia la tua stessa energia maschile interna, che è il cuore, che sia la mente che si allinea al cuore, fai azioni predisposte alla tua apertura emotiva vera, quindi azioni vere, azioni che parlano di cuore, si ha la chiamata di una persona molto affidabile con il re di coppe qua, che chiarisce ogni tuo dubbio, può essere anche una persona che ti è molto cara, vicino, una persona onesta, vedo con questo re di coppe, la chiamata da questa persona, ok? Mettiamoci gli altri oracoli, questi.
quella porta che sia la falsa porta. La falsa porta ha a che fare con questa dinamica qui. E soprattutto con la dinamica dell'anima in questa settimana ti fa uno scenario un po' teso su qualcosa dove tu puoi riconoscere il vero dal falso, cioè la verità è solo la verità che ti viene dal cuore. E quindi questa falsa porta ha a che fare con quello che tu credevi, la tua mente razionale crede vero e che ti rende vittima, hai capito? Tutto ciò che la mente razionale crede sia vero, giusto, non è vero e non è giusto. Tutto ciò che viene dal cuore è vero e giusto. Quindi ti accorgi di quanto la tua mente mente per portarti sul livello di consapevolezza maggiore e aprire il cuore, stare col cuore aperto. Tutto ciò che vedi ha a che fare con questa apertura del cuore in questa settimana. E ricordati che qualsiasi scelta farai in questa settimana è un sì, va tutto bene, continua così, con l'approccio del 10 di coppe, che ricordiamo, questo 10 di coppe, il tema centrale è sono già in una condizione emotiva piena, o grazie alle persone che ho intorno, grazie a una armonia interna ritrovata, proietto quello. Ma cosa succede? Affinché possa fare sempre salti evolutivi maggiori, la mia anima mette davanti delle sfide che hanno a che fare con il confronto, 5 di bastoni, confronto. Il confronto con le altre persone che sono mandatari della tua energia interna ti porta a vedere ciò che pensavi prima che è falso, cioè l'altro ha torto, ha sbagliato l'altro. No, quello è falso. O meglio, tutto ciò che proietti fuori è l'immagine perfetta di ciò che devi evolvere. È falso il vecchio modo di agire della mente razionale. Quello ti accorgi, perché le carte sono ottime, ok? Cos'altro? Infatti si apre una nuova fase della tua vita alla porta del tempio. Scoprirai, avrai delle rivelazioni, c'è un segreto che viene scoperto, una nuova fase della tua vita che si apre la porta del tempio. Cos'è il tempio? I grandi segreti. Sei tu che entri nei grandi segreti della vita che ti aprono una maggiore consapevolezza. Quindi qua abbiamo il tempio, la luna, ed è come se ti dicesse, no? Tu sei custode dei misteri, perché hai accesso a una conoscenza superiore in questa settimana che, come ti ho detto prima, rispetto a quello ehm, che ha a che fare con l'anima, no? Quello che vivi in questa settimana è per suggellare quell'armonia interna grazie a delle piccole sfide che ti portano ad avere un sapere, una conoscenza superiore. Ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, penso di aver detto tutto, però io ci metto ancora questa, un'altra di questa. Qual è il messaggio angelico in questa settimana? La rettitudine. Otterrai giustizia. L'angelo giunge, Caliel. Otterrai giustizia, l'angelo giunge a te per soccorrerti dalle avversità. Sviluppa la fede nel tuo successo. Sviluppa la fede nel tuo successo. Cos'è sviluppa la fede nel tuo successo? Rispetto agli obiettivi che hai o quello che vuoi conseguire in questa settimana, devi avere fede nel tuo successo, perché quando tu fissi quell'obiettivo lì, tutto quello che ti accade ha a che fare con il raggiungimento di quell'obiettivo, non come la falsa mente ti dice che è tutto il contrario di quello che vuoi, che si verifica tutto il contrario di quello che vuoi. No, quello è falso. Ricordati che va tutto bene così. Stai andando bene. E l'angelo Caliel ti dice stai andando bene. È un proseguo di questo, ok? Ragazzi miei ragazzi, per questa stesa ho finito e andiamo a vedere adesso l'amore. Allora, ragazzi miei ragazzi, vediamo nell'amore cosa accade, sia che tu abbia già una persona o che non ci sia ancora nessuno. Partiamo dall'oracolo, vediamo qual è l'energia dell'amore per te. Ripeto, al di là che ci sia qualcuno oppure no, l'energia dell'amore per te in questa settimana. Young, te lo sbattono così.
Manifestazioni, manifestazione, manifestazione veloce, potente, un'energia amorosa dirompente hai in questa settimana. Energia amorosa dirompente, c'è manifestazione. Sorprese, manifestazione. Ok, andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Allora, vediamo. Manifestazione, incontri, azioni rapide in amore, azioni rapide. Telefonate, incontri, energia che si muove, passione. Vediamo, vediamo. È una settimana di grande slancio, anche l'altra variante. Poi le energie si uniformano comunque. Questa è una settimana di grande slancio. Passione, slancio. Vediamo cosa accade per te nell'amore in questi giorni. Facciamo un taglio. Vediamo che ci dice il taglio. 9 di coppe, 8 di coppe, 9 di denari, 8 di coppe. Qua mi dice, questo taglio mi sta parlando di un'azione che tu hai fatto, o inconscia o conscia, cioè mi dice che tu hai scelto di abbandonare una situazione che ti ha nutrito fino a questo momento, ma che non ti nutre più. E quindi c'è un distacco emotivo avvenuto da qualcuno che hai fatto proprio in virtù della tua indipendenza emotiva. O qualcosa è accaduto affinché tu ritrovassi indipendenza emotiva. Questa cosa ti può costare o ti è costata perché fa sempre un po' di dolore lasciare ciò che si conosce, no? Seppur magari non ci accontentiamo più, però fa sempre un po' di, sai, quella dolce tristezza quando ti stacchi da qualcosa che ti ha nutrito fino a quel momento, ma sai che non ti nutre più, no? È un viaggio dell'anima che fai proprio per ritrovare il tuo benessere emotivo autonomo prima di qualcun altro, capito? Questo è il quadro della situazione. E qua succede qualche cosa, vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Allora qua abbiamo 8 di coppe, il matto, 2 di spade, la ruota della fortuna. Gli eventi ti hanno messo davanti a delle cose che non sapevi un po' come gestire, no? Come se il destino ti avesse portato delle situazioni in cui ti sei dovuta lanciare, ti sei lanciato abbandonando una situazione emotiva che non ti nutriva più, magari una situazione di stasi emotiva. È come se avessi avuto fiducia, mi stanno parlando queste carte, nell'universo, in quello che ti è accaduto fino a questo momento e ti sei lanciata negli eventi, no? Magari non l'avevi mai fatto prima, cioè quello che deve accadere mi accade, ecco questa è la frase di queste 4 carte, quello che deve accadere mi accade, non rifletto più su quello che mi è accaduto in modo analitico, in modo razionale, ma ho fede in questo, lascio il conosciuto e vado verso lo sconosciuto, cioè quello che arriva è quello che mi deve arrivare, questa è la situazione qui. È un buon approccio, eh. Vediamo la situazione attuale, carta attuale nell'amore, cosa accade. Nonostante questo ti vedo un po' affaticata, un po' stanca o semplicemente un po' sulla difensiva perché magari hai sentito il peso dello stress ultimamente, magari non solo a livello amoroso, anche per altre questioni. Qua abbiamo un 9 di bastoni, cioè questa donna si mette le mani sulla testa, no? Il 9 di bastoni però è un po' di difese alte che ha e allo stesso tempo è resilienza. Cioè io ci credo fermamente che ciò che è giusto per me arrivi, capito? E ti vedo così. Energia positiva cosa abbiamo? Abbiamo una bellissima regina di denari. Qua io vedo che ti riprendi diciamo, la regina di denari come positivo sei tu che inizi a nutrirti. Al positivo sei tu che inizi a nutrirti, ad amministrare bene le tue risorse, le tue finanze, la tua casa. E vedo che ti riprendi te. Al positivo sei tu che ti riprendi te stessa o te stesso. E anche al positivo può entrare una persona che è una persona stabile, una persona centrata, una persona che ti nutre, una persona che sa nutrire gli altri, che sa curare gli altri, che sa darsi, ok? Prima di tutto questa vedo te come tua energia, sei colei o colui che sa darsi la giusta cura, sa darsi i propri spazi, sa darsi ciò che ama e quindi questa come energia centrale. Ehm, Allo stesso tempo
vedo anche una persona così come ti ho appena descritto, che entra nella tua sfera emozionale in questa settimana, una persona con la quale ti senti al sicuro, ti senti stabile, una persona di cui ci si può fidare, che ha un'energia femminile però, va bene? Un'energia femminile che ha una posizione di rilievo per te in questi giorni, su cui fare affidamento, ci si può fidare, ok. Però come primo impatto vedo te che da uno stress ritorni a prenderti cura di te. Vediamo il blocco in questa settimana qual è, il paggio di spade, pensi troppo, un sovranalizzare, un sovranalizzare. Il paggio di spade è colui che pensa, è colui che sorveglia, è colui che... ma soprattutto al blocco mi dice che tu puoi avere questo loop di pensieri che ti portano a metterti la mano nella testa, un po' così, no? C'è un sovranalizzare le cose che può dare un po' di stress a livello amoroso, relazionale, oppure sono delle questioni pratiche, lavorative o di casa o di famiglia che possono stressarti un po' e ti fanno pensare un po' più del normale. Vediamo cosa è successo qua. Ah, 2 di coppe. Qua c'è la morte e il 2 di coppe. C'è stata una trasformazione profonda nel passato e poi vedo un incontro con qualcuno. O c'è stato un cambio in una relazione, o la chiusura di una relazione, oppure un cambio all'interno di una connessione, 2 di coppe, e adesso ti vedo un po' stressata, un po' stressato, magari stai pensando a questa persona, stai pensando a questa connessione, mantieni un po' le difese, c'è un non detto magari che ti sta stressando. Io in questa settimana vedo che tu ti rimetti al centro del tuo mondo e questo ti gratifica, ti dà soddisfazione, no? Vediamo cosa succede in questa settimana nell'amore. Qua arriva una persona molto affascinante, Re di coppe, un po' di tensione, 5 di spade, l'abbiamo qua, l'avevamo anche nell'altra stesa, e un cavaliere di denari. Allora, io vedo che tu ti rimetti al centro di te. Cosa significa questo? Che il fatto che tu sia al centro della tua vita emozionale, della tua vita pratica, ti riprendi cura di te, sei tu al centro. Vedo questa persona che è una persona matura a livello emozionale, ma a volte può anche trattenere ciò che sente, tant'è che quel non detto, quello che non dice, ti può fare arrovellare un po' il cervello. Ok. Però mettendoti al centro di te con le tue responsabilità, le tue cose, prendendoti cura di te, questa cosa si risolve. Perché si risolve? Perché io qua vedo Re di coppe e 5 di spade. Qua c'è questa persona qui che è un po' combattuta nel dirti determinate cose, al tempo stesso te le dice, ma col 5 di spade potrebbero crearsi un po' di tensioni dovute un po' alla voler avere ragione. Capito? Voglio avere ragione. O tu o l'altra persona. Ok. La persona qua che si contraddistingue con il Re di coppe è una persona che sente moltissimo e magari non dice tutto, però è una persona matura a livello emotivo. E con il Cavaliere di Denari io vedo che con un certo confronto che potete avere su cose non dette o sul non detto, il Cavaliere di Denari con il tuo approccio Regina di Denari, anche se sei uomo, ti permette di portare pazienza per vedere nel risultato, nella concretezza, a poco cosa accade, cioè a dare fiducia a questa persona, però soprattutto guardando i fatti che fa. Prima però aver chiarito alcune questioni in sospeso. Magari queste questioni in sospeso possono parlare di altre figure che si possono interporre nella relazione. Non vedo figure di natura amorosa, o possono essere altri impegni o altre persone nell'intorno di questa persona che ha, magari dovete parlare di questa cosa in sospeso che può dare delle tensioni. Però il Cavaliere di Denari mi dice le cose tu non pressi più, non pressi, ma piuttosto ti concentri sulla tua stabilità personale, sui tuoi figli, sulla tua stabilità, facendoti anche dei regali, dandoti magari quello che stai delegando a un'altra persona di darti, cioè ti dai, ti offri a te stesso, prendendoti cura di te. Questo ti permette di affrontare egregiamente una situazione di tensione dovuta a una persona che magari è una persona matura qua a livello emotivo, però ci possono essere dei contrasti che generano delle ansietà.
Però il Cavaliere di Denari mi dice le cose si sistemano a poco, sei tu che dai la possibilità a questa persona di concretizzare con i fatti quello che sente. Allora, Cavaliere di Denari cosa viene dopo? Il Paggio di Coppe, infatti poi abbiamo un'apertura emotiva, anche dei messaggi dolci, poetici, abbiamo questa a poco, ok? Sì. Per alcuni di voi invece questa è una persona nuova, perché? Perché c'è il matto, l'otto di coppe, tu vuoi una relazione più appagante, che non ti faccia girare la testa, insomma, nel senso un po' più negativo del termine. Però per realizzare questa relazione appagante ti devi mettere al centro tu, regina di denari, qui, anche se sei uomo, ripeto, no? Prenderti cura di te significa permettere anche all'altro di darti nella giusta misura e di non avere una relazione sbilanciata. Io in questa connessione vedo che c'è un perfetto bilanciamento di terra e acqua, cioè nel senso concretezza, sensibilità, giusto alcuni aggiustamenti, magari per quanto riguarda, forse ci sono o ci possono essere in questi giorni delle discussioni di natura lavorativa o magari il lavoro, questioni riguardanti il lavoro che possono generare della tensione tra te e questa persona, però vedo che le cose si riappacificano, si ammorbidiscono con dei messaggi che arrivano con il paggio di coppe che sono più morbidi, sono i messaggi poetici, dolci, capito che voglio dire? Sì. Vediamo cosa mi dicono i miei tarocchi. Allora, energia attuale 9 di bastoni. Se questo allontanamento emotivo avviene questa settimana, dai un po' di tempo perché le cose si sbloccano da sole, non forzare niente, non forzare niente, concentrati su di te perché c'è la regina di denari qui, ok. 9 di bastoni, energia attuale. Regina di spade, infatti ti vedo che vuoi avere la verità, ti vedo con la spada tesa, no? Cercando di avere le idee chiare su che cosa devi fare, cercando di avere le idee meno confuse possibili, ti vedo un po' sulla difensiva, ma va bene così, magari hai sofferto in una connessione, nelle connessioni, e adesso però in questa settimana ti riprendi te, regina di denari al positivo, e qua abbiamo il re di spade. Molti di voi si stanno riprendendo da una situazione di difficoltà con un'altra persona. C'è anche un divorzio, magari è passato questo divorzio e qua c'è una persona nuova, una persona più matura a livello emotivo, che magari ti rimanda a delle vecchie ferite del passato, però tu con la pazienza sai che è un rimando del passato, però questa persona ne vale la pena, capito che voglio dire? Quindi porti pazienza laddove devi portare pazienza, non ti azzuffi più di tanto, non ti arrovelli la testa, ma dici ok, quello che mi deve arrivare, come ti ho detto qui, arriva, lo vedrò nei fatti col tempo, no? E infatti lo vedi qua poi. Vediamo il paggio di spade al blocco. 6 di coppe, mi parla di situazioni del passato che possono riaffiorare o per te o per quell'altra persona, che possono generare un po' di ansietà. Questioni del passato, questioni riguardanti i figli o gestione dei figli o questioni del passato che possono generare un po' di ansietà o semplicemente delle emozioni del passato che hai vissuto tu o che ha vissuto questa persona che entrano nel vostro campo energetico e possono determinare un po' di tensione, ok? Vediamo cosa è accaduto nel passato. Morte, 2 di coppe, una carta. 8 di bastoni. Qua vedo che c'è stata una trasformazione in un rapporto, c'era connessione profonda in un rapporto, poi adesso c'è tensione. Sì. Questo re di coppe, 5 di coppe, mi parla di una persona che sta provando del sentimento di tristezza o di
di pentimento, di tristezza e l'altra persona fuori da te, mi parla di un uomo o di un'energia maschile che sta provando un senso di tristezza o emozionalmente profonda, down la cosa, no? Però lo sta facendo maturare a livello emotivo. 5 di spade, Cavaliere di denari. Le questioni di tensione possono riguardare l'aspetto lavorativo, te lo dico, me lo sottoscrivono. Tensioni un po' che riguardano l'aspetto lavorativo, l'aspetto della vita pratica. Magari lo stressano a questa persona sul lavoro, sta stressata. Cavaliere di coppe, Cavaliere di denari questo. Magari la vedi un po' più fredda o la vista un po' più fredda per questo motivo. Magari prima la connessione era rose e fiori, poi questioni lavorative riguardanti la vita pratica possono generare delle tensioni. Cavaliere di coppe, scusami, Cavaliere di denari, 2 di bastoni. Ci vuole un po' di pazienza qua, perché ci sono delle scelte da fare inerenti a come gestire la situazione. Paggio di coppe, sì, re di denari. Poi vedo che si apre questa persona, sai, ci sono molti re qua. Si apre questa persona, ci sono delle responsabilità lavorative o magari una persona che tende ad avere un po' sotto controllo le cose, che però poi si pente nei tuoi confronti perché magari non sta riuscendo a gestire bene alcune questioni riguardanti il suo passato, che riguardano anche la vita pratica, magari è una cosa che ritorna questa, no? Come questione da risolvere. Poi io vedo che questa persona si fa avanti, c'è paggio di coppe con i re di denari. Guarda, il giudizio prende atto e coscienza di una certa apertura emotiva che deve fare con te. Sì, per alcuni di voi c'è la scelta tra una persona che già conosci e una persona nuova. In questi giorni cosa accade? Tu stai pensando a una situazione che magari ti ha ferito, mantieni un po' le distanze rispetto agli altri per quanto riguarda ciò che è successo nel passato, no? Mancanza di fiducia rispetto a una persona che già conoscevi, eccetera. Cosa accade? Che non so se in questa settimana o nella prossima appare una persona, un messaggio tenero, un corteggiamento, ed è una persona di spessore, è una persona di spessore che ha già vissuto un certo dramma emotivo che gli permette di rendersi più maturo a livello emotivo. Capito? Mi dicono tante cose in questa stesa, siamo a migliaia, ragazze e miei ragazzi. Il tema centrale qui, valido per tutti voi, è che rispetto al senso dell'amore, l'amore è forte per te in questa settimana con la carta Young. Che cosa vuol dire l'amore è forte? L'amore in questa settimana punta l'attenzione sul dare valore a ciò che ti fa bene, regina di denari, che tu sia uomo o donna non importa, lo attribuisco a te. Dare valore a ciò che a non mercanteggiare, a non mendicare amore nell'altro re di spade, ma piuttosto a dare valore nella pratica, praticamente a ciò che ti fa stare bene. Questo cosa ti permette di fare? Ti permette di avere una visione lucida anche sull'approccio con gli altri, o una persona o due persone, e di saper accompagnare il tempo divino per la realizzazione dell'amore in forma umana, capito, con qualcuno. Questo è il tema centrale per tutte voi. E soprattutto mi marcano la necessità di lavorare con la formula pentacolare sul passato, con il 6 di coppe, su ciò per cui ti ha dato mancanza di fiducia alcune persone nel passato. Perché non ti sei fidata? Quali erano le emozioni principali nel passato? Lavorando su questi aspetti, concentrandoti su ciò che ti fa bene, regalandoti ciò che ti fa bene in questa settimana, la situazione si allinea con una persona che ti corrisponde perfettamente. Re di denari, regina di denari, mi spiego? Perché magari hai avuto a che fare con la freddezza di qualcuno che ti ha spinto alla necessità di prenderti cura di te. Ecco perché l'amore è forte, l'amore per te è forte affinché si incarni totalmente in ogni tua cellula, dandoti ciò che ti serve anche con lo yoga sciamanico in questi giorni. Tu ti allinei alla persona che ti corrisponde, re e regina di denari, che è una coppia
che praticamente si dà amore nella materia, nella pratica, ha anche progetti comuni, capito? È tutto un movimento di questo tipo. Fatto sta che a te non ti nutre più il sistema in cui hai amato prima, no? Dove non mettevi al centro te stessa o te stesso. Questa stesa te lo marca, Yang, l'amore su quella forma prima di tutto, ok? E vediamo cosa ti dice questa persona con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Con questo paggio di coppe e il re di denari. Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Questa è una persona molto matura a livello emotivo, te l'ho detto. Che cos'è che sente questa persona? Che tu sei l'unica al mondo che può seguirla ovunque. Cioè non ha vergogna, non ha imbarazzo, non ha timore con te. E nella vita pratica, nel quotidiano, Re, Regina di Denari, in questo caso come ultima carta qui, ti dà la visione di una persona che ti comprende profondamente nella materia, nella terra, nelle viscere, capito? Bello. Cos'altro? Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Questa persona si dà conto del tuo valore straordinario e ha paura di perderti perché si rende conto che magari se sbaglia può perderti, questo è il senso. Ma infatti tu mantieni la tua posizione con la regina di denari qua sopra. Il senso qual è con questa carta anche? Datti ciò che ti nutre, perché magari l'altra persona è abituata a sentire che gli viene chiesto all'altra persona di darsi ciò che nutre, no? Cioè noi siamo abituati come cultura a chiedere all'altro di darci quello che ci manca, questo è il senso. No, tu invece dandoti quello che ti nutre, ti vede una persona forte, cioè una persona sicura di sé. Cos'altro? Che non significa essere una persona non fragile, è proprio il connubio con le proprie fragilità che ci rende forti, non aver vergogna delle proprie fragilità che ti rende forti. Ti ricordi il video lettura wabi sabi che abbiamo fatto? Ecco, quello è il senso. Cos'altro? Ti dirà: accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questa è una frase che ho scritto quando, sai, succedono delle cose all'interno delle relazioni, no? Situazioni, persone, dinamiche, lavoro, eccetera. E poi dici, insieme a tutto sto casino, lavoro, dinamiche, persone, eccetera, accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Come se tutto il resto, il contorno sparisse. Ci sei solo tu. Ok? Molto profonda sta carta. Ok. Vediamo cosa ti dicono queste. Eccola. Le fiamme della passione si accendono, ci picchia. Collegamento di causa comune, romanticismo sul posto di lavoro. Vedi che il lavoro qua c'entra qualche cosa, alcuni di voi c'entra il lavoro, o per una persona o per te, o vi conoscete sul posto di lavoro, o il lavoro può essere un ostacolo importante. C'è questa dinamica, lasciare andare il passato, pulisci l'energia per consentire più amore nella tua vita, e questo è quello che ti ho detto prima. Capito? Qua tu stai ripulendo la tua energia, prendendoti cura di te per far entrare questo amore qui, che sia con una persona che già conosci o con una persona nuova, è l'amore pulito che entra, al di là se la conosci già. Pulito da cosa? Pulito da queste resistenze, da questi eventi non ancora pacificati, no? E ci sono delle fiamme della passione che si accendono. Ok, mettiamoci adesso, per concludere, queste
Cioè ci sono delle sorprese in questa settimana, ecco. 3 di queste, vedi, caos e contrasto, un gesto limite, casa dolce casa. Allora, qua tu ti lanci nel fare qualcosa che ha a che fare con il tuo benessere personale, spingersi al limite con la regina di denari, ma non solo. C'è anche la persona che si spinge nei tuoi confronti, questo re di spade qui, che magari può essere sempre la stessa, però come energia una persona che ha le idee chiare nel conquistare la tua fiducia, e poi casa dolce casa mi rispecchia questo cavaliere di denari, sei tu che te la prendi con calma. Cioè, vediamo che succede, ok? Cos'altro? Il vento cambia direzione verso dove? Non è per voi, non è più per te. Alcune situazioni inerenti a un vecchio modo di amare e anche alcune persone, per alcune di voi, che rispecchiano il tuo vecchio modo di amare, l'otto di coppie di prima. Alcuni di voi rifiutano qualcuno o un vecchio modo di amare. Siamo a migliaia, ripeto, prendete quello che sentite forte, ma il fulcro qual è? Non è più per voi amare sacrificando il vostro essere. Questo è, ok? Però oltre a questo ci saranno belle sorprese, sì. Ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo nient'altro, grandi ribaltoni anche in questa settimana. Io concludo qui e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!